destra o sinistra? Mentre io decido come perdermi meglio. Voi iscrivetevi al canale, dai, che è anche gratuito. Ah, so? Vai, io vado di qua. Mi sa che allora io vado di qui. Oh, cos'era? Colonne, basamenti. Era un cimitero questo una volta. Eh sì, un vecchio cimitero. Che quello nuovo è là sotto il palo, vedete la cappella che sporge. L'Olona che si accompagna ormai da 2 tappe. E là davanti Ro. Abbiamo appena attraversato una strada molto trafficata per ritornare sulla sterrata. Va bene, là davanti c'è Ro. E poi vedremo quali dei percorsi segnati dal GPS potremo fare, perché con la viabilità modificata del dopo Expo non sappiamo bene cosa ci aspetta. Lo scopriremo insieme. Alla nostra sinistra scorre, anzi alla nostra destra scorre l'Olona, dritti davanti a noi, dietro i capannoni, dove c'è una villa storica di Ro, Villa Scheibler.
Fango ne abbiamo? E che non sia tutto addosso alla pellegrinetta? Oh, la via d'acqua nord, poco prima del sito Expo. Oggi abbiamo deciso di fermarci a Rofiera perché c'è stata... perché c'è una certa discrepanza fra la distanza indicata dalle tracce GPS, quindi effettivamente percorsa, e la distanza indicata sul sito, per cui se completassimo il programma previsto per oggi arriveremmo a 36 km, sono un po' tanti, per cui ci fermiamo a Rofiera, che sono 8 km prima che sono comunque una 27-28 km, e poi resta ancora una tappa di 15 km fino al Duomo di Milano. Oh, ma cosa abbiamo qui? Il paraurti di un Porsche Cayenne. Ma perché prendersi la briga di portarlo fino qui? Vabbè. La via d'acqua nord comunque è in secca, come potete vedere. Non so se riuscite a vedere, ma quei coni grigi in lontananza sono il padiglione zero dell'Expo di Milano 2015. È uno dei pochi padiglioni che è rimasto assieme a Palazzo Italia, e magari riusciremo a vederlo meglio nell'ultima tappa. Ora andiamo a riprendere la pellegrinetta che scappa. Mare, profumo di mare. Il pirata interiore che in me mi chiede di navigare. Via, orziamo! Come potete vedere, dopo circa 23 km di tragitto, il pellegrino comincia ad avere le traveggole, ma ci piace lo stesso. Un pellegrino? Sì, un pellegrino che si crede un pirata. Diciamo che quando il pellegrino non beve rum è possibile che fa questa vita, questa finaccia. Certo che è un successone le vie d'acqua di Expo 2015, ce ne fosse una che è ancora in funzione. Vabbè dai, sono anche passati quasi 5 anni, ci può stare. 5 anni perché apriva a gennaio, no? O apriva, no, apriva, aspetta. Maggio. Ah sì, che è rimasto aperto solo 6 mesi, non un anno. No, adesso sì. Mamma mia, è già persa la notte dei tempi, io ricordo di Expo. Quelle ore perse in coda che non torneranno mai più. Ma prendendo il Giappone abbiamo fatto la corsa di prima mattina per entrare subito, ce la siamo cavata con un'oretta e 20, che eravamo ai cancelli, abbiamo corso per primi e c'era già la coda, non siamo arrivati. Non capisco, o era gente che era ancora in coda il giorno prima. È probabile, oppure li hanno messi dalla Soloco. Dei figuranti? I figuranti. Vabbè. Oh via. Quasi fine tappa per oggi. Quella lì dovrebbe essere la stazione, tutta vetrata e moderna. Che per chi non lo sapesse, questo pavimento è stato ottenuto dal sacrificio di innumerevoli puffi calpestati a morte. Infatti questo è un bel blu puffo.